Aviano, la sua giovinezza, la loro giovinezza. Richard ricordò quella volta di quando avevano 12 anni, un'estate bella e terribile. Stephen gli aveva raccontato di aver saputo di una donna, Marina, che andava con gli uomini in un tugurio nascosto nelle colline sopra Giles. Una prostituta, insomma. L'epoca era quella delle scuole medie, dei primi giornaletti porno, passati di banco in banco durante le lezioni di musica della prof Amagliani. Il sesso iniziava a diventare per i ragazzini un ammaliante, conturbante richiamo che univa il desiderio di scoperta, anche di se stessi, a quello di sfida e sprezzo per le convenzioni e per i dettami del dilagante puritanesimo di quella realtà. Quel pomeriggio lui e Stephen avevano infilato un paio di panini e una bottiglia d'acqua nello zainetto e si erano incamminati subito dopo pranzo verso la piccola frazione di Giles. Sarebbero andati in cerca di Marina, la sesta naturale, che era stata a detta di molti con almeno mezzo aviano. Avevano scelto di percorrere i sentieri vicini ai campi, lontani dalla strada, immersi nei prati, distese di papaveri e gigli li circondavano. La natura era esplosa in quella calda estate, regalando colori intensi che si mescolavano al grigio chiaro delle montagne visibili in lontananza, verso nord. Intorno a loro solo il rumore dei grilli che cercavano riparo fra le frasche delle betulle e qualche lontano muggito di bovini semi-addormentati. Dentro di loro il rumore del respiro affannato per la lunga camminata e il battito del cuore, provato ma così carico di aspettative. Ben presto la stanchezza aveva colto Stefano, ma Richard l'aveva persuaso a continuare, nonostante il caldo, nonostante la paura, nonostante tutto. Dopo altri 40 minuti, i due ragazzini erano giunti in cima alla collina prospiciente Giles. Verso valle il panorama regalava la vista della piccola frazione e poco più in giù Aviano. Alle spalle dei ragazzi c'erano invece colline sempre più alte fino ad abbracciare le montagne stagliate sullo sfondo. Passo dopo passo a raccontarsi di Marina, del suo Chihuahua e delle leggende che la circondavano. Per la prima volta iniziarono a pensare che vedere la donna nuda avrebbe ripagato le loro fatiche e magari Marina le avrebbe chiamate a sé col ditino e detto loro: ciao ragazzi, venite da me, venite a prendere il latte. Dopo alcuni minuti di ulteriore cammino, i ragazzini avevano finalmente scorto in un avvallamento scosceso una piccola catapecchia in pietra, probabilmente risalente alla prima guerra mondiale, pensarono. All'improvviso Stefan si era fermato. Un rumore sommesso ma inequivocabile veniva da quel piccolo buco di pietra. Erano arrivati alla X della loro mappa del tesoro. Erano inconfondibili gemiti di piacere di un uomo e di una donna. I due amici avevano deciso di avvicinarsi silenziosamente, cercando di non provocare nemmeno un fruscio, calpestando l'erba con grande attenzione e ginocchia ben alte. I rumori si stavano facendo via via più forti, vuoi per la vicinanza che progressivamente aumentava, vuoi per la crescente foga che i due adulti stavano mettendo nel rapporto, e vuoi anche perché i sensi dei due ragazzi erano al culmine dell'eccitazione. Giunsero lì, sull'uscio. Dopo alcuni respiri e cenni di intesa, Stefan si era allungato e aveva messo la testa dentro per vedere, e vide.